Se hai guardato il video che parla delle variabili, forse ricorderai che c'è un tipo un po' particolare, che è quello oggetto. Ci sono le variabili di tipo oggetto e quello che stai facendo imparando a programmare in VBA è avvicinarti anche a un linguaggio di programmazione a oggetti, perché Excel e tutto il suo ambiente circostante è fatto di oggetti. Vediamo un poco cosa vuol dire questa cosa. Abbiamo detto che Excel sta in un ecosistema composto da oggetti e se premi F2 quando sei nell'editor di VBA vedi proprio quello che è l'insieme di tutti gli oggetti. Non voglio andare nel dettaglio di tutte queste cose chiaramente, ma partiamo dal livello più alto. Il livello più alto del modello oggetti di Excel è Excel, nel senso che c'è un oggetto che si chiama application che corrisponde proprio all'applicazione di Excel. In questo caso in una macro noi possiamo andare a mostrare, visto che tutti gli oggetti hanno degli attributi, cioè delle caratteristiche, e hanno anche dei metodi che gli fanno fare qualche cosa, in questo caso possiamo andare a far vedere, ad esempio, quello che è l'attributo name dell'oggetto applicazione. E se eseguiamo questo macro ci verrà detto che l'applicazione ha come nome Microsoft Excel. Benissimo, primo oggetto, quello più alto, che contiene un po' tutto. E che cosa contiene questo oggetto? Contiene ad esempio i workbook, cioè le cartelle di lavoro. Adesso qui c'è solo un file aperto che è cartel1 e se faccio CTRL N se ne crea uno nuovo che è cartel2. Se torno nell'editor e anziché utilizzare l'attributo name per vedere il nome dell'applicazione vado a fare una cosa differente e vado a dire che for each v in application.workbooks messagebox v.name e chiudo il ciclo for each. In questo caso stiamo andando a un livello un pochino inferiore. Dall'applicazione scendiamo a livello cartelle di lavoro, workbooks. Workbooks è una collezione di cartelle, cioè contiene al proprio interno tante cartelle, quante sono quelle aperte, e ciascuna di queste cartelle ha un proprio attributo, ad esempio il name, che noi andiamo a mostrare qua. Se eseguiamo questo codice, ci dice che il primo workbook si chiama cartel1 e il secondo si chiama cartel2. Quindi riusciamo a scorrere tutti gli elementi dell'oggetto workbooks che sta all'interno dell'oggetto più grande che è application. Tra i vari oggetti dell'ecosistema di Excel ce n'è uno che si chiama Active Workbook e che fa riferimento alla cartella di lavoro su cui stiamo lavorando, che è attiva in quel momento. In questo caso noi potremo scrivere in questa macro, ancora un message box giusto per comodità, active workbook.name, e anche qui ci verrà restituito il nome, non dell'applicazione come prima, ma chiaramente della cartella di lavoro. Andandolo a eseguire ci dirà cartel2 perché è l'ultimo file su cui abbiamo lavorato. Se però in Excel andiamo a scegliere cartel1 e torniamo nell'editor di Visual Basic e eseguiamo nuovamente la macro, ci dirà cartel1 perché adesso siamo passati all'altro foglio, all'altra cartella di lavoro e quindi è sensibile a questa cosa. Active Workbook, come application contiene tanti workbooks, Active Workbook contiene, guarda caso, tanti fogli, tanti worksheets. Quindi similmente a prima possiamo fare un ciclo for each s in active workbook.worksheets con la s finale, è un oggetto della collezione dei fogli della cartella di lavoro. Anche qui possiamo fare msgbox s.name, quindi cicliamo all'interno di tutti i fogli di quella cartella e ci facciamo dare il nome. In questo caso c'è solamente il foglio 1 e quindi non è che otteniamo granché. Ovviamente nel momento in cui ne abbiamo foglio 1, foglio 2, foglio 3 e andiamo a eseguire, ci verrà detto foglio 1, foglio 2, foglio 3. Ecco, magari facciamo già facciamo una catena di oggetti, perché abbiamo detto prima che abbiamo due
workbook aperti in questo momento. E se io volessi vedere i nomi di tutti i fogli, di tutte le cartelle che sono attualmente in Excel, cosa posso fare? Posso fare un for each v in application.workbooks. Ok, chiudo col next v, questa parte qui la indento, facciamo che questo qui diventa non active workbook ma diventa v, e eseguendo questo verrà fatto il ciclo foglio 1, foglio 2, foglio 3, nuovamente foglio 1 perché sta considerando l'altro file a cui abbiamo lasciato solo un foglio. Se vogliamo essere un pochino più precisi o un pochino più chiari, mettiamo anche il nome della cartella che contiene il foglio, così rendiamo evidente cartella 1 foglio 1, foglio 2 foglio 3 e poi cartella 2 foglio 1. Ecco, ti dicevo che come application contiene delle cartelle di Excel, quindi dei workbooks, e questi contengono dei fogli, dei worksheet, poi anche i worksheet contengono al proprio interno degli oggetti. Allora, la cosa per farti capire più velocemente possibile cosa sono questi oggetti è andare a registrare una macro e toccarli questi oggetti, selezionarli, quindi clicco su questa che è un triangolo, clicco su questo che è un grafico, questa è un'immagine, questa è una tabella pivot, magari qui facciamo una cosa, filtriamo solo le arance. Ecco. Fermiamo la registrazione della macro e se andiamo nell'editor ci troviamo il modulo che è stato aggiunto nella cartella 2 e dentro troviamo proprio quello che ci aiuta a capire. Allora, Active Sheet, similmente ad Active Workbook, è il foglio correntemente selezionato. Shapes è l'insieme delle forme che stanno all'interno di quel foglio, quindi triangoli, rettangoli, queste cose che sono disegnate. E qui gli dà la posizione di quell'oggetto. Bon, qui fa dei lavori sulla posizione, sulla dimensione, perché l'ho toccato, gli ho fatto anche delle cose senza farci caso, insomma. Però qui sotto troviamo l'altro oggetto che sono andato a toccare, che è il grafico. Nell'Active Sheet dentro c'è una collezione di oggetti che si chiama Chart Objects, come Worksheets di Active Workbook. È la collezione di tutti i fogli, di tutti i worksheet della cartella. Chart Objects è la collezione di tutti i grafici che fanno parte di quel foglio, di quel worksheet. Quindi c'è questo sistema un pochino di matriosca per certi aspetti, gli oggetti che contengono altri oggetti, ogni oggetto ha degli attributi, qui vedi ho dei metodi, qui, questo non so se sia un attributo ma o che potrebbe essere un metodo, che lo sposta un po' a sinistra, ecco. Hanno dei metodi che gli fanno fare delle cose o degli attributi che sono delle loro caratteristiche. Ad esempio, quel grafico che ho toccato con ogni probabilità ha questo come nome. E l'altra cosa su cui sono andato a cliccare è stata l'immagine delle matriosche, e qui vedi che anche qui c'è l'oggetto Shapes che abbiamo trovato prima, che contiene sia i triangoli, quindi sia le forme che disegniamo con Excel, sia in questo caso le immagini, e possiamo accedere all'immagine. Chiaramente se ne hai tante di immagini puoi fare il ciclo for each come abbiamo fatto prima, e quindi scorrere tutte le immagini e ridimensionarle, eliminarle, fare quello che ti occorre, insomma. Ultima cosa, qui come oggetto in collezione è questo Pivot Tables. Pivot Tables è anche questa una collezione di tutte le tabelle pivot che stanno dentro, in questo caso l'Active Sheet, ma dentro il worksheet. Quindi il worksheet contiene le Pivot Tables, contiene i graphs, contiene le shapes e così via dicendo. Ogni oggetto ha questo tipo di annidamento. Insomma, il mondo è vario, quindi hai solo che da divertirti e capire quali sono gli oggetti che ti servono, gli attributi da leggere e non tutti sovrascrivere, perché alcuni attributi non possiamo sovrascriverli, ma altri sì, tipo name possiamo cambiarlo, e quali sono i metodi che ti tornano utile, tipo workbooks
anzi workbook, puoi fare il metodo open, passargli una cartella, un nome file, ed Excel ti aprirà un oggetto, ti aprirà la cartella di Excel che gli hai passato. Li cito qui, non so se sono definibili esattamente come oggetti, però visto che siamo nel marasma più totale con questo ecosistema molto, molto ricco, complesso e complicato, come ho detto, e credo che valga la pena citare. Quando in una cella scrivi qualche cosa e ti sposti, si genera un evento e questi eventi possono essere gestiti in Excel. Quando cancelli qualcosa, altro evento. Quando ti sposti, cambi cella, altro evento. Rinomini un foglio, anche questo è un evento. Chiudi Excel, è un evento. Apri una nuova cartella di lavoro, è un evento. Tutti questi eventi possiamo intercettarli da VBA e, se accadono, eseguire un certo codice. Quindi li cito qua, ma meritano un video a parte perché anche quelli sono una cosa abbastanza avanzata che è meglio vedere con un pochino più di calma. Ecco, ora magari questo video un po' ti ha spaventato perché hai visto tante cose e il mondo, l'ecosistema degli oggetti di Excel e di tutte le applicazioni di Office è molto articolato, ci sono tante cose, quindi è un mondo complesso e certe cose sono anche molto difficili da apprendere, da fare proprie, quindi è anche complicato come mondo. Però diciamo che un passo alla volta prenderai confidenza con quello che ti occorre al momento e poi insomma riuscirai a scrivere il tuo codice. Ci vediamo al prossimo video, ciao!